Atalanta-Inter 0-2, una grande vittoria, anzi una lezione di calcio ancora una volta da parte della nostra Inter a questa Atalanta, una vittoria che lancia un messaggio forte, molto forte a tutto il campionato e non solo, e allora la analizziamo come sempre il giorno dopo con uno dei format più richiesti e apprezzati qua sul canale. 5 cose che potresti non aver visto in questa partita. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti in questo nuovo episodio in cui vi porterò delle curiosità, degli aspetti tattici, dei dati, ma voglio partire da quella che è stata una segnalazione che mi avete fatto voi, perché come sapete durante la nostra live reaction teniamo la cronaca spenta, non l'ascoltiamo anche per motivi di copyright e raccontiamo noi le occasioni principali, le viviamo con una community, anche ieri eravamo più di 5.000 a un certo punto, quindi grazie mille per il grande sostegno che ci state dando sempre. Tanti di voi mi hanno detto, mi hanno scritto e parlato di quella che è stata una cronaca e soprattutto dei commenti subito dopo la fine della partita molto, diciamo, anche clima da un po' funereo, bisogna dire. Mi avete scritto in tanti questa cosa, tanti vi siete spinti a dire dei commenti anti-Inter durante la gara, durante la moviola e nel post partita. E stanotte mi sono riguardato la partita e effettivamente, ragazzi, ho notato un clima nell'analisi, ma non solo su DAZN, devo dire ho seguito anche Sky e Pressing, un'analisi di questa partita dove povera l'Atalanta, poverini, peccato per quello che è successo, eccetera, eccetera, e un'Atalanta che una settimana fa veniva esaltata per il 4-0 sulla Juventus, oggi c'è l'Inter che potrebbe piazzare il primo tentativo di fuga in vetta alla classifica con il +3 sul Napoli, che direi piuttosto importante, e se ne parla così secondariamente. Bisogna consolare soprattutto un Gasperini che nel post partita arriva per me a toccare dei picchi di assurdo veramente impressionanti, perché Gasperini ci dice che questa partita, sono le sue parole, è stata rovinata dall'arbitro. Il finale della partita è stato rovinato dall'arbitro e mi dispiace per la gente, addirittura qua sembra di sentire un po' Conte all'andata quando disse che dispiace perché il regolamento lui parlava del protocollo VAR per il bene del calcio, quindi per delle entità superiori, non perché sta piangendo, non perché si vuole creare degli alibi e sta rosicando in maniera potente. No, qua si parla perché purtroppo per la gente la partita è stata rovinata dall'arbitro che espelle Ederson all'81esimo minuto, con l'Inter già in vantaggio, e lo espelle perché? Perché dopo essersi preso un'ammonizione per proteste, dove tra l'altro ho partecipato ad una trasmissione poco fa con un arbitro e faceva notare che intanto bisogna capire bene che cosa è stato detto, perché chi sa con certezza che cosa ha detto Ederson all'arbitro per farsi ammonire la prima volta? Nessuno lo sa bene, ma 3 volte fa il gesto per mandarlo a quel paese e dopo avergli fatto quel gesto arriva l'applauso che automaticamente fa scattare il secondo giallo e quindi il rosso. Non il rosso diretto, perché arriva la seconda ammonizione e viene espulso. Io qua, ragazzi, su questo episodio ho sentito veramente di tutto. Ho sentito dire a Pressing, dicevano che l'arbitro non doveva andare lì da Ederson, è stato troppo permaloso nell'andare verso Ederson, nel far scattare il giallo. Hanno detto che bisognava capire il momento, che bisogna non rovinare i finali di partita in questo modo qua, bisogna avere buon senso, cioè qua mi è tornato veramente il flash, ne parlavamo ieri sera nel club, anche del famoso bidone dell'immondizia al posto del cuore, cioè l'arbitro, visto che è il finale di partita, visto che è l'Atalanta, avrebbe dovuto mettersi una mano sul cuore e non espellere Ederson. Questa è un po' la sintesi delle varie moviole che stiamo sentendo. Anche perché poi viene fatto un paragone con Alessandro Bastoni, che è un paragone totalmente insensato, perché mi dicono: ma allora perché prima non ha ammonito per proteste anche Bastoni? Perché Bastoni, ragazzi, non è che protesta mandando a quel paese 3 volte l'arbitro. L'arbitro fischia un fallo, che tra l'altro era abbastanza dubbio, fa un salto Bastoni, che è vistoso, perché Bastoni è alto, fa un gesto con le braccia, ma non è che manda a quel paese l'arbitro, fa un salto e poi gli fa il gesto del no. Secondo me tra il no e il mandare a quel paese l'arbitro 3 volte c'è un po' di differenza, fermo restando che nessuno sa nel concreto che cosa ha detto Bastoni all'arbitro e che cosa ha detto anche Ederson. Ecco, in questo senso Gasperini in questo modo qua, secondo me conferma ancora una volta, ieri abbiamo pubblicato anche un meme sui nostri canali, sta risentendo sempre più della stessa sindrome di Pioli, cioè abbiamo rotto Gasperini, contro l'Inter ormai puntualmente ci arriva molto gasato, alza sempre di più l'asticella, poi Pioli è arrivato al picco dei 7 minuti famosi con cui ha tenuto l'Inter, in cui non siamo entrati in area di rigore per 7 minuti, Gasperini invece il finale di partita rovinato quando già stava perdendo e si becca l'8ª sconfitta consecutiva, mentre Pioli
Pioli si era fermato a 6, ma al di là di questo si vedeva che ci tenevano tanto, che ci credevano tanto a questa vittoria, con tanto di cori, striscioni, eccetera, eccetera, e il nervosismo poi si è visto nettamente anche con l'espulsione di Gasperini. Ma a proposito poi della Moviola, per completare, il nostro amico arbitro con cui ero in trasmissione faceva anche notare che tra l'altro Bastoni è stato espulso dopo, comunque, quindi anche qua bisogna vedere. Bastoni che era diffidato, quindi è stato espulso per somma di ammonizioni, per cui purtroppo salterà la prossima gara contro l'Udinese, ma quando tornerà in campo contro il Parma sarà di nuovo diffidato, quindi in caso di ammonizione col Parma salterebbe anche la partita col Cagliari eventualmente, per cui è stato anche doppiamente danneggiato in una situazione in cui tra l'altro mi è stato detto questo non è fallo. Maldini fa un gesto per anticipare Bastoni, Bastoni arriva in corsa e viene anche sgambettato, quindi il mio collega arbitro con cui era in trasmissione diceva casomai forse è più fallo di Maldini su Bastoni che non il contrario, quindi figuriamoci, cioè l'arbitro ha rovinato la partita perché ha espulso Ederson, perché applaude l'arbitro, e intanto invece è stato espulso Bastoni che non andava praticamente espulso. Tra l'altro anche qua si è detto quando mai si è visto una doppia ammonizione per protesta nel giro di un secondo, si è visto in una partita dell'Inter 2020 Inter-Cagliari, andate a vedere Lautaro Martinez che si è beccato 2 ammonizioni. A proposito della Moviola, per completare, poi andiamo agli altri aspetti. C'è stato questo intervento di Kolasinac su Thuram che è stato fatto scorrere via tranquillamente e quindi abbiamo detto ok, l'asticella del fallo in questa partita sarà molto alta, e poi viene annullato il gol di Lautaro Martinez perché hanno detto ha guardato Jim City e poi è andato a contrasto, e allora è stato un intervento falloso. In questa situazione però anche qua ragazzi è vero che guarda l'avversario, ma poi va a prendere posizione Jim City, sente il colpo, guarda, cioè un attimino si rende conto di aver preso il colpo, poi si butta a terra. Jim City che è il doppio di Lautaro Martinez sul pallone, tra l'altro è De Ketelare probabilmente che lo passa Lautaro Martinez e segna il 2-0. È stato annullato un gol regolare all'Inter, con degli interventi che sia un difensore su un attaccante sul difensore vengono giudicati in maniera opposta, e questa cosa secondo me rimane piuttosto grave. Detto questo, chiudiamo questa lunga parentesi sulla Moviola che era doverosa, perché davvero il clima mediatico che c'è sull'Inter in questo momento, la polemica che porta Gasperini è veramente imbarazzante. Passiamo invece agli aspetti più tattici, agli altri argomenti. A partire da un aspetto secondo me tatticamente molto interessante di questa partita. Questa è una seconda cosa che potreste non aver visto in questa partita, e per me un aspetto chiave di questa gara è stato l'atteggiamento dell'Inter, perché l'Atalanta, secondo me ha provato, diciamo ha tentato, di spingere l'Inter ad abbassarsi, voleva costringerci ad abbassarci con alcune soluzioni, devo dire anche molto interessanti. Queste cose Gasperini le ha un po' cambiate rispetto anche ad altre sfide. Queste sono le heatmap di Jim City, il difensore terzo di destra, un po' il nostro Pavard, diciamo così, chiaramente con caratteristiche differenti dell'Atalanta, che nella prima heatmap a sinistra, ieri lo vedete, ha giocato molto avanzato come raggio d'azione rispetto alla heatmap di destra, che invece è relativa alla partita contro la Juventus. E in generale, mediamente, Jim City si spinge molto in avanti solo quando l'Atalanta domina l'avversario, le partite, eccetera. Altrimenti gioca nettamente più basso come baricentro. Quindi questa mossa è stata molto interessante, perché Jim City è andato a giocare molto alto per bloccare Mkhitaryan, e in questo modo si poteva liberare un pochino di più Ederson. In più è stato scelto di inserire Pasalic come terzo attaccante, che quindi c'è stato un tentativo di creare una superiorità in mezzo al campo, maggiore densità in mezzo al campo con questa mossa soprattutto di Jim City. Il problema è che dall'altra parte i tre centrocampisti dell'Inter però hanno giocato benissimo, e l'Inter quindi ha retto quest'urto. L'Inter soprattutto non si è abbassata, vi faccio vedere anche le posizioni medie delle due squadre. A sinistra c'è l'Atalanta che è più bassa della metà campo come media di posizionamento dei vari giocatori, l'Inter mediamente invece è dalla metà campo in su o giù di lì, quindi l'Inter è stata molto molto alta grazie anche all'ottimo lavoro che hanno fatto i tre centrocampisti, e anzi l'Inter poi ha fatto correre diversi pericoli alla loro difesa pescando Thuram lungo, così l'Inter è riuscita ecco ad ottenere il controllo della partita e poi è riuscita a sbloccarla sul calcio d'angolo che prima della partita stavamo analizzando nel pre-gara, se ci avete seguito lo dicevamo. Gasperini già in stagione si era lamentato a un certo punto di qualche disattenzione di troppo, quindi era stato un po' un tallone d'Achille, come ammesso anche nel post partita contro l'Inter, spesso subisce queste situazioni, perché per l'Inter il calcio piazzato è un punto di forza e Carlos Augusto ha fatto un gol veramente importantissimo. Terza cosa che non si è vista, che non avete visto in questa partita, di sicuro non avete visto l'attacco dell'Atalanta, perché
Sì, Lookman ha creato qualche apprensione a Pavard, però ecco, si affrontava il miglior attacco del campionato insieme al nostro, 63 gol alla pari, ora l'Inter sale a 65, e hanno, concluso veramente poco, perché di grandi pericoli l'Inter non ne ha corsi. Sono stati prodotti 16 tiri dall'Atalanta, solo 3 di questi sono andati in porta, praticamente tutti innocui con un'unica, vera parata di Sommer, 0,67 di expected goal contro i 2,45 prodotti dall'Inter. Il merito, bisogna dirlo, di tutta la squadra assolutamente, ma soprattutto secondo me bisogna sottolineare la prova monumentale di Acerbi con questa chiusura su Samardzic veramente clamorosa, importantissima, che ha gasato tantissimo. Vi do un po' di numeri della partita di Acerbi: 9 rinvii difensivi, 3 tiri respinti, 3 intercetti, 2 contrasti, 2 duelli a terra vinti su 2, 5 duelli aerei vinti su 8, 85% dei passaggi riusciti su 63 palloni toccati. Questi sono alcuni numeri che ci danno la testimonianza di un giocatore coinvolto nel gioco, ma che dal punto di vista difensivo è stato nei duelli praticamente insuperabile. Tant'è che poi l'Atalanta Gasperini ha provato anche a cambiare, nel senso che il capocannoniere e l'altro attaccante, comunque Lookman e Retegui, che insieme hanno fatto 35 gol, e prima della partita, ragazzi, che abbiamo detto, se seguite le nostre analisi pre-partita, io impazzisco perché spesso prevediamo cose che poi si verificano. Abbiamo detto l'incidenza dei due attaccanti sulla manovra dell'Atalanta è enorme, sia in termini di produzione, 55% dei gol in Serie A arrivano da loro, più gli assist, più sono giocatori che hanno il compito di finalizzare. Se riesce a disinnescare loro, l'Atalanta diventa molto sterile davanti, ha molte difficoltà. E allora l'ottima prova di Acerbi ha contribuito in questo, quindi l'Atalanta poi a un certo punto che fa? Cambia gli attaccanti, mette dentro giocatori più mobili come Maldini, come Samardzic, ma il risultato non è cambiato perché l'Inter comunque è riuscita a gestire, loro hanno provato a dare meno riferimenti, ma non è successo niente, l'Inter ha blindato la difesa, quindi molto molto bene così, grande prova di Francesco Acerbi sicuramente, su cui tra l'altro stasera in diretta dovremo parlare perché bisogna fare qualche ragionamento, mi sa. Sul quarto punto, la quarta cosa che potreste non aver visto, ero un pochino indeciso su cosa inserire, quindi unisco brevemente due punti. In tanti mi avete chiesto di parlare di Bissek con Bissek quinto, questa cosa che mi portate avanti tante volte. Abbiamo visto Bissek quinto nel finale di partita. Per me, ragazzi, il discorso rimane sempre lo stesso, nel senso che è chiaro, in emergenza, se mancano i giocatori, è ovvio che lo può fare, nel senso anche Zielinski ha potuto fare il quarto di sinistra, anche Barella in emergenza può fare il centravanti, anch'io in emergenza posso guidare il pulmino che serve per andare allo stadio. Al di là delle battute, il discorso è, in questa partita, chiaramente si ferma Dumfries, Pavard bene o male stava reggendo sul Lookman, è chiaro che non vai a spostare il Pavard più avanti e metti Bissek lì in quella zona, in una zona in cui secondo me, come ha fatto capire anche lo stesso Simone Inzaghi, comunque ha dimostrato di non poterlo fare, o comunque di essere un difensore, di dover fare il terzo e eventualmente all'occorrenza anche il centrale, in ottica futura soprattutto. Un po' lo dico da tanti mesi, Inzaghi mi sembra sempre più d'accordo con questa visione, anche visto che lui stesso l'ha detto. Poi c'è stata quell'occasione in cui si è spinto in avanti, quel buco in area di rigore che poteva essere una grande occasione da gol, l'ha fallita, ma diciamo poco da dirgli a Bissek, ce ne fossero giocatori comunque che si possono applicare così. L'altro tema su Thuram, io riguardandolo, ragazzi, mi sembra un po' più gol sbagliato questo che sfortuna sul palo. Ho detto che l'Inter adesso raggiunge l'Atalanta a quota 17 pali colpiti in stagione in Serie A e quindi nessuno più di noi in questo momento. È un'osservazione che abbiamo fatto in diretta e sono d'accordo. Bisogna diventare un po' più cattivi in queste situazioni. Anche Frattesi ha avuto una grande occasione, quella di Bissek e non solo, un po' più cattivi. E lo stesso Thuram per me ha fatto un ottimo primo tempo. All'inizio ha messo in grossa difficoltà Yen, detto che poi secondo me a un certo punto Yen ha vinto un duello fisico molto ruvido in un momento e da lì per me Thuram si è un pochino spento. Ecco, Thuram c'è poco da dirgli, è un'arma tattica e tecnica troppo importante per l'Inter, però per diventare veramente, comunque per ambire a tutti i traguardi a cui stiamo cercando di arrivare in questa stagione, anche lui deve diventare più killer in queste situazioni, non è la prima. Arriva 3 pali consecutivi mi sa che ha preso, e qualcosina comunque bisogna analizzare in questo. Chiudo con la classifica che sicuramente l'avete vista, con l'Inter che ha più 3 sul Napoli, ha più 6 sull'Atalanta. Quello che forse non avrete visto è che l'Inter con questa vittoria comunque è in netto vantaggio anche nella classifica avulsa, visto che si è tanto parlato degli scontri diretti come tallone d'Achille di questa Inter. Con questa vittoria qua l'Inter ha battuto 2 volte l'Atalanta, pareggiato 2 volte con il Napoli in un arrivo
ipotetico con 3 squadre con gli stessi punti all'ultima giornata, lo spareggio sarebbe tra Inter e Napoli, con l'Atalanta che quindi se rimarrebbe fuori arriverebbe terza, per cui ci siamo guadagnati anche questo vantaggio. Ehm, Detto questo, questa vittoria è una vittoria importantissima, non solo per questo motivo qua, ma chiaramente perché dai un grande messaggio al campionato. Però attenzione, io non voglio spegnere l'entusiasmo perché anzi spesso vengo criticato perché sono troppo ottimista, mi dite, anche se i fatti poi ci danno ragione, ma metto in guardia un pochino dicendo che arrivavamo a questa partita con abbiamo avuto la possibilità di prepararla per bene tutta la settimana, col Feyenoord era praticamente fatta e abbiamo fatto delle rotazioni, ha riposato anche Barella per esempio. Dopo la sosta si giocherà invece ogni 3 giorni, veramente, sarà il periodo più intenso in assoluto di questa stagione e degli ultimi anni. Lì sarà allora il vero momento della verità, scusate la ripetizione, però le buone notizie intanto sono anche che Zalewski e Dumfries, vi do questo aggiornamento, non vanno in nazionale, quindi avranno la possibilità di recuperare da piano e dopo la sosta riavremo praticamente tutti gli infortunati tranne Zielinski che tornerà tra fine aprile e inizio maggio, per cui l'Inter si riavvicina ecco, all'essere al completo. Sarà il momento della verità per capire se davvero questa stagione è stata preparata tutta in funzione dell'arrivo ad aprile con la condizione fisica che esplode per volare nella volata finale. Queste erano un po' le sensazioni, un po' quello che abbiamo detto. L'Inter vuole arrivare ad aprile con il fisico che esplode, la gamba che vola per fare appunto tutta la corsa finale. Se così sarà per quest'Inter, nulla sarà impossibile. Ma a prescindere, già oggi bisogna rendersi conto che l'Inter sta facendo veramente qualcosa di straordinario in questa stagione. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi ho portato diversi spunti, fatemi sapere con quali siete d'accordo, con quali no, che cosa vi ha incuriosito, cosa vi portate a casa di questa partita che analizzeremo poi approfonditamente anche nelle prossime ore in diretta, visto che chiaramente ci sarà la sosta, avremo modo per parlarne, lo faremo anche nel club, come ogni lunedì dalle 22, passioninter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo, trovate il link qui sotto in descrizione per partecipare alla chiamata vocale con noi, potete aprire i microfoni e dire la vostra opinione su tutti i temi del momento, anche del mercato di cui parleremo chiaramente. Fatemi sapere la vostra. Vi aspetto qui sotto, vi lascio con un altro link in descrizione con un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.